Siete tra quelli ai quali il Bugs 20 era piaciuto un sacco, però non l'avete preso perché era troppo grande, non era portatile, insomma era un po' troppo cicciotto, ingombrante? Beh, sappiate che MJX era già pronta con il Bugs 12 EIS, che è praticamente lo stesso drone identico del Bugs 20, solo che è pieghevole, e ne parliamo proprio nel video di quest'oggi. Ebbene sì, nel video di oggi vediamo proprio questo Bugs 12 EIS, l'evoluzione del Bugs 20. MJX, un brand che a me personalmente sta molto simpatico, piace molto, al quale sono affezionato, come molti di voi lo so, perché nel gruppo MJX su Facebook siamo veramente in tanti. È stato uno dei marchi che ha portato per primi i droni con GPS con motori brushless a basso costo alle masse. Del Bugs 12 EIS trovate l'unboxing qui in alto a destra, l'abbiamo già fatto, e quindi quest'oggi vi dico quali sono le mie impressioni su questo drone, come vola, vedrete alcune clip di girato che ho fatto con lui e vi dirò tutto quello che serve sapere se volete acquistare questo bel Bugs 12 EIS. Innanzitutto diciamo che è un drone brushless, che è un drone pieghevole, un drone che pesa circa 550 grammi, quindi serve il patentino per pilotarlo, ha il GPS, quindi mantiene in automatico la posizione quando lo mettiamo per aria, ha il barometro, nella parte inferiore è dotato di due LED che illuminano il sottosuolo, specialmente quando si usa la VPU, cioè la camerina inferiore del quale è dotato, che consente il posizionamento quando il GPS è disattivato. Su questo fianco non troviamo niente, davanti campeggia la grande ottica che, come vedete, è veramente molto grande, dotata di stabilizzazione software. Ecco qui EIS, Electronic Image Stabilization, cioè non c'è un gimbal vero e proprio, ma la camera, oltre a essere montata su dei gommini che la ammortizzano ovviamente, ha un sistema software al suo interno che consente di mantenere il più possibile livellato il video che stiamo registrando. Ovviamente questo funziona se i movimenti sono fino a un certo punto. Ovvio che se facciamo così con il drone non è un gimbal a 2 o 3 assi, quindi i miracoli non li può fare, ma i risultati, come avete già visto con il Bugs 20, vi invito a vedere la recensione qui in alto a destra, i risultati sono veramente molto soddisfacenti. Infatti Bugs 12 e Bugs 20 sono nella top 3 della mia classifica droni di quest'anno. Su questo fianco, come potete vedere, c'è lo slot per la micro SD, sì, perché ovviamente il drone registra foto e video sulla memoria, e MJX si raccomanda di usare schede di memoria almeno V10, quindi ad alta velocità. Vi lascio eventualmente un link qui sotto per poter acquistare una SD adeguata. Il flusso dei dati in registrazione è veramente molto elevato, si registra in 4K oppure in 1080p. Il 4K è a 30 frame al secondo, mentre il 1080p ha ben 60 frame al secondo, e siccome il bitrate è elevato serve appunto una SD veloce. Alcuni dati MJX ce li stampiglia anche su un braccetto che ci dice appunto del 4K, che l'angolo di registrazione è di 130 gradi, che la lente apre a f.2 e che la lunghezza focale è di 2,8 mm. Tutto questo funziona grazie a questa batteria da 2 celle da 3400 mAh che si ricarica in 5 o 6 ore e che ci consente di volare per 20 minuti più o meno. La batteria si carica attraverso il connettore USB di tipo C presente qui sul fianco, con il cavetto che è incluso nella confezione. Non c'è nessun caricabatteria, dovrete usarne uno di vostro.
Come vi dicevo, i motori sono di tipo brushless, sono estremamente performanti, le eliche sono pieghevoli. Nel kit, nella confezione trovate un kit completo, quindi 4 eliche di scorta per poterle sostituire tutte e 4 in caso di rottura, anche un piccolo cacciavite appunto per lo smontaggio delle eliche, oltre al manualetto di istruzioni e ovviamente il radiocomando. Questo radiocomando ormai lo conosciamo bene perché MJX lo include in quasi praticamente tutti i suoi ultimi modelli, dotato di un bel display LCD con un sacco di informazioni. Attenzione che in questo caso una delle due antenne, quella a sinistra, è vera, quindi dovete assolutamente, quando volate, tirate giù le antenne e posizionatele nel senso che il segnale vada nella direzione in cui si trova il vostro modello quando è per aria. C'è una rotellina su questo fianco che non serve a niente, mentre quella dall'altra parte serve a regolare la camera. Infatti la camera ha un'escursione di 90 gradi, può puntare all'orizzonte oppure scendere giù di 90 gradi. Gli altri pulsanti del radiocomando sono spegnimento e accensione del radiocomando stesso, pulsante per il ritorno a casa automatico. Il drone in qualsiasi posto lui si trovi, quando premete questo pulsante torna sopra il punto di decollo, scende e atterra da solo. Il pulsantino rosso per lo sblocco, praticamente fa partire le eliche, girano i motori e quindi si può decollare, e il tastino infine foto e video. Pressione singola si scatta la foto, pressione prolungata inizia la registrazione del video. Spalla sinistra c'è il pulsantino di autodecollo e autoatterraggio e sulla spalla destra troviamo il pulsantino per accendere i LED sulla pancia con una pressione prolungata, mentre al singolo clic cambia le velocità del drone. E questa è una cosa importante perché questo Bugs 12 Ace, come il suo fratello Bugs 20, è predisposto alle riprese video, quindi la velocità lenta, low, è veramente molto lenta, ma è quella che consente di effettuare le migliori riprese. Infatti, avanzando in velocità lenta, con questo drone è impossibile fare cattive riprese. Anche quando procedete in maniera rettilinea e poi girate verso sinistra o verso destra, l'orizzonte non piega, il drone riesce sempre a fare belle riprese. Come tutti i droni MJX, anche questo Bugs 12 Ace è molto sicuro, infatti è dotato tramite il GPS di 3 sistemi di sicurezza che ve lo fanno tornare indietro in queste 3 situazioni: o quando premete il tasto di ritorno a casa su radiocomando, oppure quando sta per finire la batteria il drone torna e atterra al punto di decollo, oppure quando state andando così lontano che il drone non comunica più con il radiocomando. Quindi anche in quel caso il drone torna indietro e atterra. E quant'è questa distanza a cui si può arrivare? Beh, a livello di segnale radiocomando drone non ho provato il massimo, perché secondo me si arriva tranquillamente circa a 1 chilometro. Durante le mie prove sono arrivato a 500-600 metri di distanza, tra radiocomando e drone avevo ancora il segnale, ma perdevo il video sul telefono. Infatti il radiocomando è dotato di uno slot dove poter inserire il proprio smartphone, che comunica con il drone attraverso il wifi a 5 GHz, quindi serve un telefono con la banda AC, con il wifi dual band, e sono arrivato appunto a 500-600 metri con il segnale video ancora sul telefono, quindi molto bene anche da questo aspetto. Sì, a 550 metri ho perso il segnale video. 550 metri ho perso il segnale video che va e viene. A questo punto non voglio andare oltre, il drone andrebbe oltre ma non mi interessa, attivo e ritorno a casa. E grazie al GPS presente sul Bugs 12 Ace possiamo sfruttare le funzionalità avanzate che si attivano attraverso l'applicazione del telefono. Abbiamo il Follow Me, che funziona davvero molto bene. C'è anche l'Orbit Mode, definiamo un punto attorno al quale vogliamo che il nostro drone orbiti e quindi orbiterà attorno a questo punto continuando a girare ed inquadrare quel punto.
molto bene anche l'Orbit Mode e infine poi c'è il Waypoint Mode attraverso il quale possiamo definire alcuni punti sulla mappa sul display del nostro telefono e il drone li raggiungerà in sequenza fino a tornare poi all'ultimo punto e lì si fermerà. Proviamo il Waypoint Mode, entriamo nella modalità mappa, vista satellite, eccomi qua, scegliamo qualche punto, qui, qui, qui e qui e poi facciamo Submit, strisciamo ed eccolo che lui parte. Durante il waypoint posso anche modificare l'altezza mentre si sposta ed ecco che ha finito il suo bel waypoint. Ok, anche il waypoint funziona, ma non avevo dubbi a riguardo. E come per tutti i droni, se volete sfruttare il waypoint mode, ovvero vedere le mappe satellite sul vostro smartphone, dovete avviare l'applicazione prima di volare, cioè prima di connettervi al drone. Mentre siete sotto rete dati dovrete aprire l'applicazione, andare nella modalità mappa, caricare le mappe satellite del luogo dove siete, spostarvi un po' nella mappa in modo che si memorizzi il locale sul telefono, un po' di mappa della zona in cui vi trovate e a quel punto potete fare le procedure iniziali di volo e connettervi al wifi del drone. E quali sono le procedure iniziali di volo? Eccole qua. Okay, operazioni pre-volo. Prima di tutto si accende il drone, si tiene premuto il pulsantino. Bip bip bip. Dopodiché, se è la prima accensione in assoluto che fate drone e radiocomando, bisogna fare il collegamento tra radiocomando e drone. Come si fa? Si tiene premuto il tasto col lucchetto, il tasto rosso, e si accende il radiocomando e a questo punto c'è la connessione. Infatti sul display del radiocomando entrambe le barrette che salgono sono piene. Si passa alla calibrazione, ci si alza in piedi, si prende in mano il drone e si fanno 3 giri orizzontali. Dopo 3 giri orizzontali si prende in mano il drone, si punta la camera o in su o in giù come volete voi e si fanno altri 3 giri. Si appoggia a terra il drone. A questo punto, mentre il drone cerca i satelliti, noi ci attacchiamo al suo wifi. C'è bisogno di un telefono con banda AC perché il drone Bugs 12 trasmette sulla frequenza wifi 5 GHz, quindi serve un telefono con il dual band, il wifi dual band, e si caratterizza dalla banda AC, quindi cercate nelle specifiche del vostro telefono se avete la banda AC. Dopo esserci connessi al wifi del drone possiamo avviare l'applicazione che si chiama MRC Pro ed eccoci che abbiamo lo streaming sul telefono. Prima di volare, quando siete connessi al drone, andate nelle impostazioni e attivate tutte le misure massime che volete abilitare, tipo l'altezza del ritorno a casa, io metto 30 metri, il raggio del Circle Mode e siamo a posto. E un'altra cosa da fare è andare nelle impostazioni della camera e scegliere se vogliamo registrare in 4K o in 1080p. Fatto ciò, vediamo che sull'applicazione c'è scritto bello in verde che siamo pronti a volare, il numero di satelliti è ben 15, posizioniamo le antenne al punto giusto, vi ricordo che una delle due è vera, quindi tenetele puntate correttamente, armiamo i motori col tasto rosso, il drone è pronto, facciamo l'autodecollo col tastino automatico oppure si può dare in su con l'acceleratore e il drone si alza circa 1,5 metri ed è non fermo ma di più che fermo, guardate che roba, pazzesco. E come vola questo Bugs 12 Ace? Beh, insomma, è inutile che ve lo dica, MJX è famosa per la stabilità e la sicurezza dei suoi modelli e anche questo Bugs 12, come il Bugs 20, non fa differenza. È veramente molto sicuro, bloccato assolutamente dove si trova. Non ho mai avuto un problema con i droni MJX che ho provato in tutti questi anni. Al primo volo prendo, vado lontano, faccio quello che voglio e non ho mai avuto nessuna difficoltà. E la qualità video, come avete visto e come state vedendo, secondo me è veramente molto buona. Ovviamente non può competere con un drone dotato di gimbal, magari di fascia superiore. Ricordo che comunque qui siamo un pelino sotto al costo magari del competitor F11 visto qualche giorno fa. Perché comunque, come vi dicevo prima, la stabilizzazione software riesce a stabilizzare dei movimenti del drone fino a un certo punto, ma se vogliamo così con il drone ovviamente lo stabilizzatore integrato non può fare miracoli e in quel caso il video sarà mosso.
Idem quando voliamo tanto di traverso in questa maniera. Ho fatto delle prove apposta. Se stiamo volando e ci spostiamo lateralmente, il video non potrà essere orizzontale, sarà comunque inclinato, appunto per il fatto che non c'è un gimbal meccanico a ruotare la camera. Imparando però a volare in maniera rettilinea e a fare le curve lentamente, specialmente in velocità 1, si possono ottenere grandi risultati come con il Bugs 20, anche con questo Bugs 12 Ace. Secondo me è veramente ottimo come primo drone per chi vuole fare dei video comunque superiori alla media di tutti gli altri droni presenti sul mercato. Per maggiori info sull'applicazione che si chiama MRC Pro vi invito a guardarvi questo video dove ne avevo parlato in maniera più approfondita. E insomma, consiglio questo Bugs 12 Ace? Assolutamente sì, è inutile che me lo chiediate perché è comunque uno dei migliori droni che ho provato in questo periodo. Come vi ho già detto, è nei primi 3 della mia classifica personale. Un gran bel modello questo Bugs 12 Ace, sicuro, affidabile e dalle ottime performance di video e foto. Se desiderate acquistarlo vi lascio sotto in descrizione alcuni siti con coupon sconto per poterlo prendere al miglior prezzo. E concludendo vi dico, se siete arrivati a questo punto della visione, perché non iscrivervi al canale? Schiacciate iscriviti e la campanellina, così riceverete le notifiche quando caricherò ulteriori video tipo questo che avete appena visto. In descrizione c'è anche il link al canale Cose Cinesi su Telegram, iscrivetevi anche a quello, troverete sempre coupon e sconti aggiornati. Vi ringrazio per la visione e ci troviamo con il prossimo video sempre qui su Cose Cinesi. Ciao a tutti da Diego.